Conquistare il mondo, come si fa? Oggi parliamo di Far Cry New Dawn, dove sei in un mondo post-apocalittico dove tutto è stato distrutto e devi ripartire da capo. Che figata! Tocca a te salvare la situazione e far rinascere il mondo dalle ceneri. E per farlo, per raggiungere questo enorme obiettivo, avrai molto lavoro da fare. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un appassionato di anime, ricordati di iscriverti al canale e attivare le notifiche, perché qui parleremo sempre di crescita personale spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. Missioni, outpost, expedition, combattimenti vari. Avrai un sacco di cose da fare in Far Cry New Dawn, ma tutte queste porteranno ad un unico obiettivo, quello di eliminare le gemelle e rendere il mondo un posto pacifico e sicuro in cui vivere. Quindi tutte le azioni che compierai serviranno a raggiungere quello scopo, alcune in maniera più diretta ed altre meno. E la stessa cosa devi fare anche nella vita. A volte fallirai, a volte dovrai ripetere le missioni, a volte sarà faticoso, ma se riuscirai a portare nel tempo avanti tutta quella serie di azioni necessarie, riuscirai a raggiungere il tuo scopo. Quindi oggi mi va di fare le cose al contrario, quindi partiamo dall'obiettivo finale e ripercorriamo all'indietro tutti i passi da fare per raggiungerlo. Chiaramente in questo video darò per scontato che tu sappia già qual è l'obiettivo finale che vuoi raggiungere. Se così non fosse, in descrizione trovi il link per scaricare il mio mini ebook Open World, che ti serve appunto per trovare il tuo scopo nella vita. E non solo devi sapere qual è il tuo obiettivo, ma il tuo obiettivo deve essere anche ben definito. Quindi iniziamo da qua. A come si definisce un obiettivo? E utilizziamo il metodo SMART. Allora, SMART è un acronimo inventato da Drucker, economista, scrittore, economista, saggista, pensatore, scrittore. Minchia, quanta roba che ha fatto questo tizio. Va bene, ha fatto un sacco di roba. Quindi, SMART è un acronimo inventato da Drucker, un economista tra le varie cose. Quindi, 5 lettere, 5 caratteristiche, che adesso andiamo a vedere una a una. S di specifico. Il tuo obiettivo deve essere chiaro, definito. Non può essere una cosa come il vorrei fare questo, ma forse anche magari in un altro modo. No, deve essere chiaro, ben definito. Devi avere in mente che cosa vuoi fare fin dall'inizio. Ad esempio, in Far Cry New Dawn, già dall'inizio capisci che il tuo obiettivo è quello di far fuori le gemelle. Molto chiaro, molto specifico, niente vaghezza. Poi abbiamo M per misurabile. Insomma, tu devi avere la possibilità di misurare i tuoi progressi in un qualche modo, altrimenti non ti rendi conto se stai facendo degli avanzamenti oppure no. In Far Cry ne hai parecchi, oltre alle normali statistiche, quindi il numero di uccisioni, hai anche varie cose su cui basarti per capire a che punto sei. Beh, prima di tutto hai proprio l'avanzamento della storia. Poi ci sono il numero di outpost liberati, le missioni secondarie, le varie challenges. Insomma, hai la possibilità di controllare come sei messo, in modo da avere ben chiaro che cosa ti rimane da fare e in quale quantità. Poi abbiamo A di accessibile, perché va bene essere ambiziosi, ma bisogna essere anche un po' realistici, perlomeno nella fase di pianificazione. Quindi non lasciarti prendere troppo la mano e fai le cose in maniera progressiva. In Far Cry, ad esempio, non è che puoi iniziare dalle challenges d'elite. Cioè, se tu cerchi di far fuori un bue d'elite a inizio storia, sarà lui a far fuori te. Quindi fissa degli obiettivi raggiungibili. E se il tuo obiettivo è uno di quelli super ambiziosi e super complicati, allora spezzetta il tuo obiettivo in vari sotto-obiettivi per renderli singolarmente raggiungibili. SMAR. R di rilevante. Abbiamo appena parlato dell'accessibilità e è vero che un obiettivo deve essere accessibile perché altrimenti non ne arrivi in fondo, però deve essere anche rilevante, cioè come obiettivo devi avere una cosa che sia in linea con le tue capacità. Se è troppo complesso ti farai frustrare e non raggiungerai nulla. Se è troppo semplice non sarai abbastanza stimolato per andare avanti. Quindi è la stessa cosa delle challenges. Non puoi partire da una challenges d'elite, come non puoi fare tutto il gioco a fare challenges del primo grado, perché non sarà abbastanza stimolante, ti annoierai e alla fine mollerai tutto. Quindi il tuo obiettivo deve essere consistente ed entusiasmante, rilevante insomma. E poi alla fine abbiamo la T, temporaneamente definito. Cioè non è che ti puoi dare un tempo illimitato per raggiungere un obiettivo, ma devi darti delle scadenze ben precise. Ogni tuo progetto deve avere una scadenza precisa a livello temporale.
D'altra parte, la maggior parte di noi gamer si va a vedere quante ore di gioco stimate ci sono per il gioco che si sta per affrontare. Questo è molto comodo perché capirai quale sarà il tuo impegno a livello temporale. Allo stesso modo, il tuo obiettivo deve avere una stima del tempo che impiegherai a raggiungerlo, perché se non c'è una scadenza, non lo porterai mai a termine. Bene, e ora che il tuo obiettivo è ben definito, iniziamo a fare il passettino un po' più indietro, ossia come raggiungerlo, quindi come sbloccare i vari perks. Quando scegli un nuovo obiettivo, quasi sicuramente avrai bisogno di sviluppare delle capacità e delle abilità per riuscire a raggiungerlo, quindi sbloccare dei perks. E a seconda dell'obiettivo che ti prefiggi di raggiungere avrai bisogno di perks diversi. Alcuni saranno totalmente inutili e altri invece saranno indispensabili. Ad esempio, io ho uno stile di gioco non molto stealth. Fucili da cecchino a parte perché quelli mi danno proprio soddisfazione, ma in generale i takedown ad esempio non li ho mai usati. Una volta che sono dentro prendo, inizio a sparare in modo sì abbastanza organizzato, però sicuramente non stealth. Quindi inutile che io vada a sbloccare i perks che mi rendono più silenziosa, che non mi fanno individuare, cose del genere. A me servono munizioni e medikit. Quindi, allo stesso modo, anche tu concentrati sulle abilità e sugli strumenti di cui hai realmente bisogno. Non andare a sviluppare tutto ciò che non ti serve, ma concentrati su quello che realmente ti serve. E una volta fatto questo, arriviamo al primo passo, ossia le challenges. Infatti, per raggiungere il tuo obiettivo hai bisogno di sbloccare dei perks e per sbloccare dei perks hai bisogno di fare le missioni e le challenges. Bene, non ti resta che farti una lista delle cose da fare per riuscire a sbloccare quei perks. Ad esempio, che cosa devi fare in un mese e in una settimana? E oggi, quali sono le azioni che devi fare tutti i giorni? Quindi una bella to-do list e inizia a pianificare. Scrivi non solo cosa fare, ma anche quando farlo, dove farlo, perché farlo, come farlo. Sii molto specifico. Costruisci dei punti dettagliati in modo che quando sarà ora di farlo non dovrai perdere tempo a star lì a pensare, ma dovrai semplicemente eseguire. In questo modo avrai un ostacolo in meno e sarai molto più facilitato a fare le cose che realmente devi fare, senza perdere tempo. Per farlo troverai tantissime app dedicate da poter sfruttare. Io uso semplicemente Google Calendar, però ad esempio se hai bisogno di un po' più di gamification puoi provare Habitica, che è facile e divertente. Quindi divertiti a pianificare e calendarizzare e poi concentrati sulle singole azioni che devi fare ogni giorno. Ricorda che ogni singolo passo ti porterà sempre più vicino al tuo obiettivo finale, per quanto piccolo sia. Quindi inizia e fammi sapere come va. E poi fammi sapere anche che cosa ne pensi di Far Cry New Dawn, perché ho sentito opinioni contrastanti e sono curiosa di sapere cosa ne pensi. E se vuoi conoscermi meglio o rimanere in contatto con me, in descrizione trovi il link del mio blog e dei miei social network. Noi ci rivediamo tra 2 settimane, sempre di mercoledì, quindi iscriviti al canale e attiva le notifiche cliccando sulla campanellina per non perderti nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.